piccola gita e vi portiamo con noi al Colle della Vaccera, che è un colle situato a 1460 metri ed è situato tra il comune di Angrogna in Valpellice e il comune di Pramollo in Valchisone. Quindi se restate con noi vi facciamo vedere un pochino com'è il panorama, che da lassù c'è una bellissima vista, e poi facciamo pranzo assieme, magari con qualche ricettina delle mie. Ci vediamo dopo, a dopo, ciao ciao! Stiamo salendo su verso il Colle della Vaccera e la strada si passa dalla Valpellice appunto, e comunque la strada non è proprio larga, quindi si consiglia di venire o con l'auto o al massimo con un van come il nostro, perché i camper grandi sarebbero in difficoltà a passare da questa parte qua. Siamo quasi arrivati, abbiamo superato, sotto c'è un rifugio che si chiama lo Jumar e qui sopra ci sono altri due, diciamo, rifugi dove si può fare pranzo, mangiare, non so, la classica polenta. Ad esempio qui sotto è l'agriturismo Monte Servin e qui sopra a sinistra non so bene come si chiami, comunque è sempre un agriturismo. Eccoci arrivati al pianoro, eccoci al colle, eccoci arrivati. Come potete vedere c'è tutto questo bellissimo prato, leggermente in salita, però c'è un sacco di spazio per mettersi anche a fare picnic o eventualmente anche montare le tende, e lo spettacolo attorno è proprio bello. Adesso vi faccio vedere una visuale di quello che si vede in basso da questo lato, che è Valpellice, e in basso da quel lato che è Valchisone. Qui ci sono anche un paio di tavoli, eventualmente per chi vuole fare picnic. Qui è indicata anche l'altezza giusta, che siamo praticamente a 1461 metri di altitudine, e questa è proprio una meridiana che hanno messo qui al Colle della Vaccera. Questo invece è il lato della Valchisone, però ci sono parecchie piante, quindi occludono la vista. Di solito quando c'è meno foglie si vede molto bene giù tutto il panorama. Poi magari nel pomeriggio ci spostiamo un po' più sulla destra prendendo questa stradina e si avrà un pochino più di panorama. Qui vicino, dove abbiamo parcheggiato il van, è molto chiuso dalle piante. Visto che l'orto continua a darci zucchine, cosa facciamo? Le zucchine ripiene. Quindi ho preso delle zucchine che avevo a casa, ne faccio magari 4-5, le taglio a metà, le ho già ovviamente private delle estremità e lavate. Adesso le taglio a metà, così direi magari ancora una, utilizzo le più grosse, così almeno dopo non è più tanto grossa, ma voilà, direi che come zucchine siamo a posto. Adesso vado a immergerle nell'acqua calda e le sbollento per un momentino in modo che si ammorbidiscano, che poi utilizzerò la polpa interna per il ripieno. Adesso mi rilasso un attimo al fresco. Poi appena le zucchine saranno un pochino morbide, prenderò un cucchiaino, le scavo, prendo la polpa delle zucchine e pensavo insieme di mettere allora un po' di salsa di pomodoro che ho fatto con i miei pomodori, un pochino di basilico, utilizzerò magari un uovo, un po' di aromi, origano, aglio e cipolla in polvere, un pochino di ricotta, del pan grattato, un po' di parmigiano e qualche cappero. Mentre le zucchine si sbollentano ci godiamo
questa bella arietta. Allora, i primi, questi qua più piccolini, sono già cotti, quindi inizio a togliere piano piano la polpa con un coltellino. Questi qua sono proprio piccolini, gli altri, quelli un po' più tondi, sono un pochino più duri, stanno ancora cuocendo. Anche i pezzi più grossi sono cotti, adesso li scavo. Sono caldi. Abbiamo svuotato tutti i nostri zucchini e la polpa l'abbiamo messa qui nella ciotola, dove adesso andrò a mettere gli altri ingredienti per il ripieno. Iniziamo a schiacciare un po' la polpa degli zucchini. Metto un po' di sale anche proprio sulle, diciamo, gli zucchini, quelli che ho svuotato, giusto una punta. Iniziamo ad aggiungere l'uovo. Iniziamo a mantecare, poi vedo, io ne ho messo uno, poi vediamo come siamo con l'impasto, se poi è troppo scarso eventualmente si può aggiungere ancora un rosso, vediamo. Poi, visto che è un po' liquido, iniziamo a mettere giù ben di parmigiano. Ho iniziato a grattare subito dalla parte sbagliata. Mettiamo un pochino di cipolla essiccata, un pochino d'aglio, sempre essiccato. Vanno benissimo questi aromi, rendono gustoso senza dar fastidio. Poi io metto un pizzico d'origano. Io faccio sempre un po' tutto così, un po' a invenzione, diciamo. Dicevo che faccio tutto un po' a invenzione. Adesso riprendimi, Bat, mentre dico che talmente faccio le cose a invenzione, improvvisate, che mi sono accorta che la ricotta era scaduta. Quindi adesso improvvisiamo e mettiamo ancora un po' di pangrattato e poi metterò, visto che le mozzarelle, metterò qualche cubettino di mozzarella al posto della ricotta. Un po' di pangrattato, un pochino, poi vediamo. Allora, ancora un pochino di sale anche qua nel ripieno, così. Poi metto qualche fogliolina di basilico spezzettata. Non mi piace tagliarlo col coltello, lo spezzetto con le mani. Dicono che è meglio, perché così non annerisce, poi proprio per una questione più così. Mi piace di più. Vado ad aggiungere i capperi. Non so, ne ho sciacquati una piccola manciatina, ovviamente li ho sciacquati. Voilà. Ok, abbiamo raggiunto questa consistenza. Adesso per ultimo vado a mettere appunto qualche cubetto di mozzarella al posto della ricotta, che come dico non ho visto che era scaduta, quindi meglio evitare.
Il nostro composto è pronto, adesso andiamo a farcire gli zucchini. Ok, i nostri zucchini sono, il ripieno è stato messo, in quadra. Ce n'è un po' di più grossi, un po' di più piccoli, però va bene così. Adesso ungiamo un pochino la nostra pentola a fornetto, un goccino d'olio, accendiamo già sotto il nostro fuoco, poi metto un pochino della mia passata che ho fatto, un pochino liquida ma i pomodori, questa qua era la parte un po' più liquida. Adesso andiamo ad adagiare i nostri zucchini. Diamo ancora una spolverata di pangrattato e poi chiudiamo. Diciamo che sono abbastanza cotti a vedere così. Li ho lasciati un quarto d'ora, prima fuoco un po' più debole, adesso un pochino più forte. Ok, adesso li ho spenti e li ho aperti, o lascio solo un coperchio così evapora un po', diciamo, tutto il liquido in eccesso. Certo che in casa, che sia al forno, è tutto più semplice perché ovviamente vengono un pochino più asciutti. Nella pentola a fornetto tende sempre a fare un pochino più di vapore e quindi non gratina molto sopra e il risultato è un pochino diverso. Però secondo me sono ottimi, solo a vederli devono essere buoni. Andiamo con l'assaggio. Tiriamo su qua. Batti, quanti ne vuoi? Uno o due? Uno per iniziare e poi si vedrà. Ma dici uno perché abbiamo già mangiato l'insalata di riso prima, perché avevamo anche dell'insalata di riso. Non ne vuoi due? No, per iniziare okay, uno. Va bene. Ma secondo me ne mangi anche più di uno. Beh, probabile, però iniziamo con uno. Io me ne prendo 1,5. Anche con un po' di sughetto. Ho già la colina. Anche Pupi c'ha la colina. Però lui mangia il parmigiano. Vuole un pezzettino di parmigiano. Lo vuoi? Ah, no, sì, no, sì. Assaggiamo. Qui così vi dico come sono, che alla fine non con la ricotta ma con la mozzarella. Vediamo. Strepitosi, forse i più buoni in assoluto, buonissimi, ma da fare, ragazzi, da fare. Per cui mettere la mozzarella al posto della ricotta. Sì, sì, no, ma poi con il basilico, i capperi, così con un po' di sughetto, sono veramente buoni, buoni, buoni. Assaggia. Adesso vado ad assaggiare. Ma comunque non è per dire, ma questi zucchini qua fatti così sono più buoni di quelli che faccio a casa nel forno. Infatti avevamo dell'insalata di riso, quindi oggi ne abbiamo mangiati giusto un pezzo a testa, io un pezzo e mezzo, gli altri avanzati stasera cena fatta, ma sono veramente strepitosi. Provateli, questi sono da fare, giuro. Buoni, brava Nadia. Ma dove l'ho caricata? Sì, sì, c'è un bel venticello, senti che roba lì. Madonna. Mamma mia, siamo in riva alle montagne, altro che in riva al mare. Ma mi stai riprendendo che sto ancora mangiando dalla padella? Sì.
Sto mettendo un po' di sughetto sopra, non me ne prendo ancora uno. Almeno c'è l'aria qua. Almeno c'è l'aria. Facciamo un bel caffè, ti va? Sì, un bel caffè. Aspetta che devo spostare questo però. Sto facendo un caffè, un buon caffè Alla vacciera. alla vacciera. Come caffè, se qualcuno vuole sapere il caffè che utilizzo, giusto così, io uso sempre il caffè Vergnano, perché lo trovo, boh, non lo so, Dolce. a noi non piace il acido. caffè molto forte, ci piace un pochino più leggero, e di solito prendo caffè Vergnano, non il 100% arabica, che ha la confezione nera, ma prendo l'altro un pochino più leggero, che ha la confezione sul beige. Ho anche il pacco qua, no, non so dove. Sparito. Ah no, perché l'ho versato tutto nel contenitore. Comunque il Vergnano secondo noi è il migliore. Secondo noi, poi ognuno va a gusti. Cioè, che piace il Lavazza, magari quello lì, o appunto il 100% arabica, che è più forte. A noi, boh, piace quello più leggero. Adesso, non leggero come fanno per dire in Francia, quello no, perché lì poi esageratamente lungo, però un caffè che non sia proprio di quelli proprio forti, leggerino, e secondo me il Vergnano è il migliore. Come gira là? Sì, ha un sacco di evoluzioni. Peccato che solo un corvo. Già, peccato. Non è una poiana. Ok, dopo pranzo facciamo 2 passi per questa stradina che porta lì sul promontorio, così vi posso far vedere dalla parte appunto della Val Chisone, che stamattina non si vedeva bene a causa delle piante. Là in punta dovremo avere più panoramica. Qui è pieno di rododendri. Che profumo! Hanno un profumo stupendo e inconfondibile i rododendri. Peccato che non sono più fioriti. In primavera, quando fioriscono, qui praticamente è tutto un cespuglio fiorito. Ci spostiamo un po' più sulla stradina, sulla destra, perché di là c'è tutti i pini e quindi si è più in ombra, perché anche qui, anche se siamo a 1400, più di 1400 metri, il caldo batte anche qui, quindi meglio stare all'ombra. Qui siamo dalla parte della Val Pellice, si possono vedere, non so se le vedete, le mucche sono tutte raccolte sotto quella piantina, mucche e vitellini, cercano l'ombra. Qui c'è anche molta erica. Questo fiore si chiama erica, è un fiore molto robusto, sta proprio anche in luoghi secchi, in mezzo alle rocce. Una bella passeggiata. Tra poco arriviamo al punto dove si dovrebbe vedere anche la Val Chisone, come dicevo prima. Speriamo di godere di un bel panorama. Vediamo. Peccato che è controluce. Scusa, a me non sembra una poiana. Per me è un nibbio bruno. No, sarà un nibbio. Può essere un nibbio. È un nibbio bruno quello. Peccato che sono totalmente controluce. L'altro dov'è? L'ho perso. Ok, dopo aver fotografato i 2 nibbi, cioè uno in particolare, peccato che erano alti e un po' in controluce, quindi non si vedranno benissimo, magari qualche foto riesco a metterla. Allora, invece di qua stiamo arrivando, come vi avevo promesso,
con la visuale verso la Val Chisone, verso Pramollo. Lassù c'è la Sarà di Pramollo. Qui sotto si vede abbastanza distintamente la cittadina di Pinerolo. Fa caldo, fuppia caldo. Torniamo all'ombra, sotto i pini. Fa talmente caldo che a più di 1460 metri ci sono le cicale. Penso siano cicale perché fanno classico verso di cicala. Di qua invece si ha ancora uno scorcio sulla Valpellice. Siamo tornati verso la Valpellice. Torniamo sempre giù dal lato ombroso. Una bella nusatina, una bella pipì. Alla fine abbiamo deciso di fermarci anche a cena, anche per la notte, al Colle della Vaccera. Pupino sta facendo una passeggiata prima di cena, così poi magari ci godiamo anche una bella stellata, perché di qua non ci sono, diciamo, grosse fonti luminose, quindi di solito si ha una stellata molto bella. Magari riusciamo a fare qualche foto, così ve la facciamo vedere. Ciao! Ciao, stiamo facendo cena. Un po' di insalata di riso, poi abbiamo gli zucchini di oggi, un po' di buon vino che Bat si beve, a me non me l'ha messo nel bicchiere. In genere non Metti lo vuoi. il vino. Poi dopo ci godremo una bella stellata. Boh, ci godiamo proprio questa bella serata al fresco e speriamo di vedere le stelle, perché prima si era un pochino coperto, ma adesso vedo che è già di nuovo tutto sereno, quindi dovrebbe essere una serata adatta per scrutare l'universo. Ci vediamo dopo con le stelle. C'è una luce. Buongiorno! È mattina. Ciao Pupi. Buongiorno. Ci siamo appena alzati e abbiamo già fatto colazione. Stamattina siamo alzati verso le 8. Qui, allora, stanotte bello, sereno. Adesso c'è una nuvoletta. Invece a casa, disastro. Ci hanno detto che per un'oretta ha fatto il finimondo. Quindi siamo un po' preoccupati per ciò che troveremo a casa, visto che abbiamo lasciato finestra aperta e quant'altro. E deve essere anche andata via la luce, perché abbiamo le telecamere e non si vedono, quindi sinonimo che è andata via la luce, quindi avrò la roba del freezer da buttare via. Non lo so, vedremo quello che troviamo scendendo. Adesso ci godiamo un attimino qualche ora, tanto oramai il danno è fatto. Vi faccio vedere ancora un pochino questa zona così di prima mattina. C'ho l'aria un po' addormentata, ma normale. Va bene, ci sentiamo tra poco. Vado appunto a lavarmi la faccia, poi vi faccio ancora fare 2 passi per il prato ancora bagnato di rugiada. Bene, mi sono messa una maglia perché comunque è freschino, ma solo perché è andato via il sole. C'è solo un nuvolone qui sopra, per il resto è tutto abbastanza bello. Vedremo come porta la giornata.
Adesso vi faccio vedere un attimino qua ancora il prato, tutta la zona, così avete un pochino più l'ottica di com'è, perché la trovo molto bella, soprattutto questo prato dove sto salendo è un tappeto, proprio stile tappeto, quindi si cammina proprio come su un tappeto. Vi faccio vedere un pochino com'è. Come dicevo, l'erba è leggermente umida della rugiada, ma qua praticamente non ho più avuto niente. A volte a pochi chilometri o succede così che magari piove tanto e in un'altra zona è tutto asciutto. Andiamo a vedere il panorama di giù com'è dalla parte della Valpellice. Vediamo un po'. C'è l'erba un po' coricata, qua si sarà coricato un animale perché c'è l'erba tutta schiacciata, magari si è coricato qualcosa. Questa è la Valpellice di prima mattina. Si sentono i campanacci delle mucche qua sotto. Sarà che non so perché a me piace sempre i posti dove ci sono i campanacci delle mucche tranquille, mi danno un senso di rilassatezza. Quando ce n'è poche tranquille con i loro campanacci che fanno colazione, che brucano, tranquille, proprio mi dà un senso di pace, soprattutto la mattina, ma anche nel resto della giornata. Lì sopra c'è un bel posticino con delle pietre, vi faccio vedere. Mi accompagnate a fare 2 passi mattinieri. Laggiù al fondo si vede il camper piazzato laggiù. Ah, qua siamo dove ci sono tutti i rododendri. Ci sono queste pietre belle e poi qua ci sono tutti i rododendri che vedevamo ieri. Infatti c'è un profumo indescrivibile. Mamma mia, vorrei poteste sentirlo. Ridiscendiamo, passo questo sentierino in mezzo a questi bellissimi rododendri. Che pace! Facciamo ancora 2 passi, adesso c'è anche Batte il cane, facciamo ancora 2 passi su questo promontorio che si chiama Monte Castelletto. Inizia a fare caldo, anche qui inizia a esserci un bel sole, in questo momento non c'è aria, quindi inizia a scaldare. Queste sembrano piante di mirtilli, però di mirtilli non vi è ombra. Ciao Pino, andiamo su sul sentierino, raggiungiamo questo promontorio pieno di erica qua, quella lì di ieri. Sta scendendo la nebbiolina, il tempo, l'atmosfera è più ovattata. C'è un uccellino che cinguetta.
Siamo arrivati sul promontorio, peccato che è sceso un nebbione quindi adesso non si vede più il panorama sottostante. Acc. Visto che è salita la nebbia stiamo scendendo giù a valle, così andiamo a vedere com'è la situazione a casa vista la pioggia forte di stanotte. Ci vediamo la prossima volta, prossimo giro, prossime ricette. Un caro saluto e mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao.